Buon pomeriggio ragazzi, bentornati sul canale e perdonatemi l'assenza di questi ultimi giorni, ma un problema fisico mi ha messo completamente KO e non siamo intervenuti su Napoli-Verona, questa situazione arbitrale. Chivu però in conferenza stampa pre-Inter Napoli richiama le dichiarazioni di Manna di qualche giorno fa su due punti che ci hanno rubato ovviamente nella partita Napoli-Verona. Assenze ancora in casa Napoli, recuperiamo qualcuno ma Neres non sarà del match, ci arriviamo, facciamo il punto della situazione ed un'eventuale probabile formazione insieme. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e un bel like se vi piace il video. Fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di passare alla situazione arbitrale, ciò che è stato Napoli-Verona e ciò che è ancora Napoli-Verona, perché comunque si andrà avanti tra polemiche, gente che mi dimetto, però rimane comunque attaccato alla poltrona, ma ci arriviamo. Partiamo ovviamente dalle cose serie, la partita di domani sera, perché Neres non sarà del match. Niente da fare per David Neres, il giocatore non è stato convocato per Inter Napoli, big match della 20ª giornata. Sul volo che parte alle 17 da Capodichino, come riferito dal mattino, non ci sarà. Assenza pesante per la compagnia di Antonio Conte che dovrà fare a meno di uno dei calciatori più in forma importanti del recente scorcio di stagione. Lo staff sanitario del Napoli non se l'è sentita di dare il via libera definitivo. Ci sarà invece Sam Beukema che rientra dopo quasi un mese. Interessante che recuperiamo un centrale di difesa, soprattutto per questa situazione, fascia destra e diciamo far rifiatare qualcuno pur essendo in difficoltà. Ovviamente le scelte su Di Lorenzo e Politano domani saranno obbligate, però c'è da vedere se Conte vuole rispettare questa situazione, Elmas a destra con Lang a sinistra oppure alzare Politano, Di Lorenzo quarto di centrocampo e appunto un Beukema come braccetto di destra e difensore e quindi cambi in questo modo, però non credo che Beukema appena recuperato parta dal primo minuto, quindi tornando ad un Di Lorenzo diciamo difensore e Politano quarto, resta solo Elmas da poter schierare a destra. Invece soluzione C, chiamiamola così, che ovviamente potrebbe essere una soluzione, Juan Jesus a sinistra, Buongiorno al centro, Rachmani a destra, Di Lorenzo quarto e Politano diciamo trequartista di destra dietro la punta. Potrebbe anche essere questa un'eventuale formazione anti-Inter, anche perché avresti piedi buoni Rachmani e Juan Jesus, il difensore centrale Buongiorno, anche se le prestazioni col Verona, ma ci arriviamo alle prestazioni dei calciatori perché ne ho sentite di tutti i colori e analizzeremo anche un tantino ciò che è stato il match. Prima però Inter-Napoli perché Neres appunto non sarà del match e dobbiamo trovare una soluzione che possa farci rendere nella doppia fase in maniera efficace. C'è chi dice si andrà a Milano per lo 0-0, non perdiamo, ci teniamo il punto, il vantaggio nello scontro diretto. Sicuramente è un ragionamento che potrebbe anche avere una sua logica, ma io andrei a Milano per dare uno schiaffo al campionato, visto che ne abbiamo subito uno contro il Verona e non è che porgiamo l'altra guancia, anzi dobbiamo secondo me andare al contrattacco e provarla a vincere la partita di domani sera. Poi che non la devi perdere, sicuramente sì, perché quel vantaggio sugli scontri diretti comunque te lo devi tenere molto caro, visto che sarà un campionato comunque tirato lì su tra le quattro. Nel caso poi non riesci a fare risultati, addirittura perdi la partita, si allunga la situazione, ma dobbiamo giocare tutto un girone di ritorno, quindi senza fare catastrofismi, senza pessimismo, se perdiamo con l'Inter è venuto campionato con calma così come non è stato fatto dopo Napoli-Verona, perché io avendo questo problemino fisico ho avuto il tempo solamente di ascoltare e diciamo guardarmi intorno e si fa tanta confusione nel voler analizzare una partita che secondo me termina dal punto di vista dell'analisi quando viene dato il calcio di rigore su Buongiorno.
lì termina la partita, perché poi tecnicamente non puoi andare ad analizzare, secondo me, la prestazione di Noah Lang, la prestazione di Elmas, la prestazione di Buongiorno, la prestazione di qualsiasi calciatore del Napoli, perché il piano gara da quel minuto in avanti è totalmente andato, diciamo, è andato a farsi fregare. Quindi devi comunque puntare sul nervosismo, sulla voglia di ribaltare un risultato, e ciò che hai preparato va in secondo piano, quindi il calciatore in campo si deve anche adeguare al momento immediato nel dover attaccare diversamente e coprire diversamente gli spazi per poter ribaltare un risultato, quindi senza che fioccano le insufficienze. Noah Lang non ha convinto nemmeno contro il Verona, e Elmas a destra, eccetera eccetera, perché quella è una partita, noi non lo facciamo mai e cerchiamo sempre di diciamo analizzare prima ciò che non è andato in casa Napoli e sul campo, ma Napoli-Verona è una partita che deve essere presa per forza così, se vogliamo analizzarla, perché gli errori hanno condizionato totalmente l'andamento e il risultato del match. Quindi non stiamo qui a dire sì, però noi il primo tempo abbiamo fatto poco, eccetera. Nel primo tempo l'abbiamo fatto poco, io anche lì la vedo un tantino relativa, perché il Napoli tre quarti di occasione con Elmas, il colpo di testa di Højlund, quel tiro di McTominay dove poi c'è stata la schiena di passaggio di turno, quella botta a colpo sicuro e nemmeno è andato in porta. Non è che non hai creato praticamente niente, hai sofferto tutto il primo tempo, assolutamente no, quindi già quella è un'immagine distorta della partita, che però io non riesco poi ad analizzarla nella totalità, perché ci sono state situazioni arbitrali che hanno condizionato e indirizzato il risultato. Poi se Chivu nella conferenza stampa pre-Inter ci dice non bisogna cercare alibi, Conte aveva detto che i dirigenti del Napoli poi non dovevano parlare di situazioni arbitrali, così come Manna un paio di giorni fa ha detto, subito il giorno dopo credo, Napoli-Verona, ha detto 2 punti che sono stati rubati, ed è palese che è così, defraudati di 2 punti, non è che siamo qui a nasconderci dietro a un dito, e saranno punti che a fine campionato peseranno per un posizionamento in classifica dove i punti la fanno da padrone. Non è che io in classifica ci metto, non lo so, le mele che vado a comprare, sono punti conquistati sul campo. Se tu me li togli facendo, diciamo, facendo di un regolamento carta straccia alla fine, che un giorno funziona e il giorno dopo non esiste, allora è normale che un dirigente si esprime in questi termini per la società per cui lavora. Per quanto mi riguarda, Mann ha fatto molto ma molto bene, e io lo dico anche alle altre squadre, non esiste il non lamentarsi fino a un certo punto. Se uno viene derubato sul campo con un regolamento scritto alla mano, si deve lamentare. E non è che poi, ma vi lamentate sempre. No, se ci sono episodi rivedibili, perché quelli di Napoli-Verona non sono rivedibili, quelli sono scandali, ma anche se ci sono cose rivedibili che poi possono mettere in bilico una partita o indirizzarla in un senso o nell'altro, ci si deve lamentare e basta. Non esiste più subire una situazione del genere da personaggi che vogliono stare attaccati alle sedie e alle poltrone, dicendo se voi credete che siamo in malafede, io do le dimissioni. Ma sei ancora lì, caro Rocchi. Bisogna resettare, per quanto mi riguarda, il tutto dalle cariche maggiori fino ad arrivare all'ultimo arbitro istruito che c'è adesso nella rosa dell'AIA, per poi mettere in sala VAR ex calciatori che non devono essere però Cannavaro, Buffon, Totti, eccetera, eccetera, eccetera. Devi prendere calciatori che hanno fatto tante, tantissime partite nella massima serie per quanto mi riguarda, ma diciamo non diventando idoli, che poi succede sempre la cosa, no, ci hai messo a killer a Roma, quello ti fa per questo, quello ti fa per quell'altro, allora comunque non ne esci, però mettere calciatori in sala VAR per poter gestire determinate situazioni dal punto di vista del regolamento, perché il calcio di rigore fischiato al Verona per la situazione di Buongiorno non esiste, e se
in sala VAR, per quanto mi riguarda, ci fosse stato un ex calciatore, il rigore sarebbe stato sicuramente non dato, perché se tu avevi un difensore in sala VAR ti avrebbe detto cosa state facendo, io come salto, come raggiungo il pallone, come faccio con un gomito sul volto. Io prendevo il pallone se non mi veniva fatto fallo. Molto semplice, quindi c'è un fallo prima, il fallo di mano dopo, si annulla, punizione per il Napoli. Questa era la decisione da dover prendere. Poi non ce la prendiamo con l'arbitro in campo, anzi l'arbitro in campo ha dalla sua delle defianze su dei cartellini per quanto riguarda diciamo le cariche che ci sono state ad Elmas, allo stesso Noah Lang. Comunque sapevamo che il Verona era la squadra più fallosa della Serie A, non, era, non lo scopriamo oggi e non l'abbiamo scoperto l'altra sera, però hai sbagliato sui cartellini e su decisioni in campo, ma sugli episodi l'arbitro ci aveva visto bene, il rigore non lo aveva fischiato, è stata una chiamata del Verona, ecco il VAR a chiamata come funziona, io butto la palla fuori, richiamo la tua attenzione, no, vai al VAR e basta, noi ci fermiamo, e allora vai a rivedere Marini, che non sto qui a dire chi è Marini e quante partite ha rovinato del Napoli, tante ma anche ad altre squadre, quindi su due episodi ci aveva visto molto ma molto bene, così come il gol di Oilund. Convalidi quel gol, io ho 25 minuti, tempo rimanente più recupero per portare la partita a casa. Se un dirigente, tornando alle dichiarazioni di Chivu, nei confronti poi dei dirigenti del Napoli che si sono lamentati, se un dirigente deve fare orecchie da mercante, che di qui entra e di qui esce, e allora non è il caso quando le situazioni sono così palesi e sotto gli occhi di tutti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto e andiamo a Milano col coltello tra i denti. Ciao!